Benvenuti anche sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi vi mostro come realizzare questa bellissima borsa. Per realizzare la borsa io ho usato il Corda Amore della ditta Borgo dei Pazzi. È un filato veramente molto bello di 2 mm ed ha veramente una resa magnifica. Infatti guardate, nonostante abbia realizzato una borsa molto grande, io ho ancora, vedete, sul rocchetto del filato. Per il filato Inda, nel box informazioni trovate un codice sconto di 5 euro che la ditta Borgo dei Pazzi mette a disposizione per tutte voi che volete provare questo filato, ma tutti gli altri filati, perché c'è una vasta gamma di filati per borse e anche per maglieria. La linea della borsa è un laterale, vedete, a piramide. Ho realizzato anche il fondo della borsa, quindi realizziamo base e laterali, e poi ho realizzato 2 pannelli e i manici verranno lavorati direttamente alla borsa. Ha una misura di 31 cm di larghezza per 24 di altezza e una profondità di 16 cm, quindi una borsa veramente molto grande. Io ho foderato anche l'interno della borsa, vedete, con un tessuto che già avevo, e ho inserito una cerniera di quella con i fori. Per la cerniera nel box informazioni io vi metto il link per praticamente utilizzare queste cerniere già forate, hanno già dei fori e quindi sono molto semplici da applicare alla borsa. Per la fodera le esperte non avranno nessun problema, le meno esperte nel box informazioni vi metto il link per realizzare la fodera. Io ho realizzato una fodera di cotone perché la mia borsa, vedete, tiene su abbastanza bene. Ovviamente per chi volesse una borsa ancora più rigida può realizzare la fodera di feltro, però come potete vedere anche con una fodera di cotone la borsa tiene veramente bene. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete farmi vedere ovviamente le vostre creazioni. Detto questo, passiamo al tutorial. Iniziamo la lavorazione con 6 catenelle e uncinetto 3,5. In centimetri abbiamo 4 centimetri. Adesso guardate, io entro, qui ho la catenella, giro ed entro nel nodino retro e lavoro una maglia bassa in ognuno di questi nodini, in questa maniera, e avrò un totale di 5 maglie basse. Quindi anche se volete cambiare le misure della vostra borsa, tenete conto che noi dobbiamo avere un numero di maglie basse dispari. Questo significa che metteremo sempre un numero di catenelle pari, perché ovviamente con la catenella per girare diventeranno dispari. E quindi inizio, vedete, con 5 maglie basse. Adesso una catenella, giro il mio lavoro e di nuovo un'altra riga di maglie basse. E di nuovo una catenella e maglie basse. Una volta vedete che noi abbiamo lavorato 3 righe di maglie basse, avendo sempre 5 maglie basse sulla nostra riga, la quarta riga lavoreremo un aumento e lo lavoreremo al centro della lavorazione, quindi una catenella, giriamo il lavoro e sempre nella maglia centrale andiamo ad effettuare i nostri aumenti. Quindi lavorerò la prima maglia bassa, la seconda maglia bassa e nella terza, che è quella centrale, lavoro 3 maglie basse nello stesso punto, quindi 1, 2 e 3, e lavorerò le ultime 2 a maglia bassa semplice, quindi una maglia bassa e una maglia bassa nell'ultimo punto. A questo punto ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie basse. Ogni volta che andiamo ad effettuare l'aumento centrale aumentiamo di 2 maglie basse la nostra riga. Adesso una catenella, giriamo il lavoro
e lavoreremo 3 righe di maglie basse senza aumenti, quindi una maglia bassa, vedete, in ogni punto, senza effettuare nessun aumento. Lavoriamo la prima riga, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un'altra riga senza aumentare. Di nuovo una catenella, giriamo il lavoro e un'altra riga di maglie basse senza aumenti. A questo punto, come potete vedere, la lavorazione, vedete, tende ad allargarsi e questo è il nostro scopo. Abbiamo realizzato 2, 4, 6 e 7 righe. Adesso per l'ottava riga una catenella e dobbiamo iniziare con la riga di aumenti. Quindi abbiamo detto che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie basse, lavoreremo le prime 3 maglie basse come si presentano e nella quarta effettuiamo l'aumento. Quindi lavoro la prima, lavoro la seconda, lavoro la terza e nella quarta maglia bassa lavoro 3 maglie basse nello stesso punto e lavoro le restanti 3 maglie basse come si presentano, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Adesso devo andare a proseguire lavorando 3 righe di maglie basse senza aumenti, quindi in ogni maglia bassa lavoro una maglia bassa. Una catenella, giro il lavoro e lavoro la seconda riga di maglie basse senza aumenti. Una catenella, giro il mio lavoro e di nuovo lavoro una riga che è la terza riga di maglie basse senza aumenti. Ed ecco, vedete che la nostra lavorazione tende sempre più ad allargarsi. Adesso voi dovete proseguire sempre alla stessa maniera. Sulla mia riga adesso io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 maglie basse, quindi 2 maglie basse in più rispetto all'ultimo aumento. Ora io dovrò fare l'aumento, quindi lavorerò 4 maglie basse, su quella centrale 3 maglie basse e di nuovo 4 maglie basse a maglia bassa semplice. E quindi ovviamente poi aumenterò di 2, quindi avrò 11 maglie basse. Lavorerò le mie 3 righe senza aumenti e di nuovo lavoro 5 maglie basse su quella centrale 3 e le ultime 5 a maglia bassa semplice, e quindi avrò 13 maglie basse e di nuovo 3 righe di maglie basse senza aumenti. Io adesso vado a proseguire in questa maniera e poi vi dico ovviamente quante righe e quanti centimetri ho lavorato. Sulla maglia centrale delle 3, quando facciamo l'aumento, potete mettere anche un marcapunti per i principianti, così magari non vi confondete. Ovviamente quando andrete a lavorare sempre la maglia, le righe di maglia bassa semplice, lo togliete e lo rimettete ogni volta. Io vado a proseguire e poi vi dico come ho proseguito. Ho proseguito per un totale di 35 righe che in centimetri sono 22 cm,5 e ho una larghezza della base di 14 cm e sulla parte superiore abbiamo 3 cm e mezzo. Queste sono le mie misure del laterale. Io ho lavorato, come vi dicevo, fino ad arrivare a 35 righe. Sulla mia riga ho 21 maglie basse, quindi ho lavorato l'ultima riga di 9 maglie basse, 3 maglie basse al centro di aumento e 9 maglie basse, più le 3 righe di maglie basse semplici, quindi arrivo ad avere 21 maglie basse sulla mia riga. Adesso noi non dobbiamo fare altro che andare a proseguire solo a maglia bassa, cioè lavorerò quella che è la larghezza del fondo, quindi non devo aumentare, semplicemente lavoro una catenella,
semplicemente maglie basse in ogni punto senza aumentare. Quindi maglie basse in ogni punto senza fare nessun aumento al centro, ok? Lavoreremo sempre righe di 21 maglie basse. Quindi io adesso vado a proseguire e poi vi dico il totale delle righe, ovviamente quante righe ho fatto di base. Allora, io ho proseguito per altre 48 righe. Ho messo un segno, vedete da dove ci siamo lasciate, e ho 31, altri 31 centimetri in totale tra laterale e fondo. Ho 52 centimetri totali, quindi adesso io ho un totale di 83 righe, ok? Adesso a questo punto dobbiamo andare a lavorare le diminuzioni. Per la prima diminuzione io ho sempre 21 maglie basse, una catenella, giro il mio lavoro e lavoro 9 maglie basse. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 maglie basse. Entriamo nella decima e carichiamo il filo, nell'undicesima e carichiamo il filo, nella dodicesima e carichiamo il filo e chiudiamo tutto insieme e di nuovo lavoriamo le 9 maglie basse lavorando una maglia bassa in ogni punto. A questo punto abbiamo diminuito di 2 maglie, vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 maglie basse. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo la prima riga a maglia bassa semplice. Lavoreremo sempre tra una riga di diminuzioni, 3 righe di maglie basse semplici. Quindi lavoreremo 19 maglie basse senza diminuzioni. Terminata la prima riga di maglie basse senza diminuzioni, una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo lavoriamo una riga di maglie basse senza diminuzioni. Quindi una maglia bassa in ogni punto, lavorando sempre un totale di 19 maglie basse. E di nuovo una catenella, giriamo di nuovo il lavoro e lavoriamo la terza riga di maglie basse senza diminuzioni. Quindi completate di nuovo 19 maglie basse. Terminata la nostra terza riga di maglie basse semplici, una catenella e adesso giriamo il lavoro e iniziamo da capo le diminuzioni. Lavoriamo 8 maglie basse, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e adesso nei 3 punti vedete centrali entro nel primo e carico il filo, entro nel secondo e carico il filo, entro nel terzo e carico il filo. Ho 4 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E adesso lavoriamo 8 maglie basse lavorando una maglia bassa in ogni punto. Ed ecco che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 maglie basse. Adesso una catenella, giriamo di nuovo il nostro lavoro e lavoreremo 3 righe di maglie basse
senza diminuzioni. Avremo sempre i nostri 17 punti sulla riga. Terminate le 3 righe di maglie basse senza diminuzioni, iniziamo da capo la sequenza. Una catenella, giriamo il nostro lavoro e di nuovo lavoriamo una riga di diminuzioni. Lavoreremo 7 maglie basse e andiamo a diminuire caricando i 3 punti centrali. Carichiamo nel primo, nel secondo e nel terzo, 4 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. E di nuovo lavoriamo le nostre 7 maglie basse. A questo punto abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a proseguire e lavorare 3 righe di maglie basse semplici senza diminuzione. Avremo sempre 15 maglie basse sulle 3 righe. E dobbiamo andare a continuare in questa maniera qui con una riga di diminuzioni e 3 righe di maglie basse semplici fino ad arrivare ad avere sulla nostra riga 5 maglie basse. Sono arrivata quindi, vedete, alla diminuzione 5 maglie basse sulla riga e poi termino con 3 righe di maglie basse senza diminuzioni, perché noi abbiamo iniziato 3 righe di maglie basse e dobbiamo terminare la riga con 3 righe di maglie basse, 5 maglie basse di qua e 5 maglie basse di qua. Avrò un totale di 115 righe, quindi totali per tutta la striscia, e la mia striscia avrà una misura di 72 cm, quindi dall'inizio alla fine io avrò una lunghezza totale di 72 cm. A questo punto andiamo a realizzare un giro di maglie basse tutto intorno. Io, vedete, ho le 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5, dove ho lavorato la quinta, entro di nuovo e lavoro una maglia bassa. Lavoro una maglia bassa corrispondente ad ogni riga. Qui ho una riga, entro e lavoro una maglia bassa. Qui vedete un'altra riga e lavoro una maglia bassa. E così via, allargate le righe per individuare, vedete, dove lavorare la vostra maglia bassa. Ed ecco, vado a proseguire per tutta la lunghezza, quindi completo la lunghezza e arrivo nell'angolo. Quando arrivo, vedete, dall'altra parte nell'angolo, entro sulla prima maglia bassa, lavoro una maglia bassa, poi lavoro un'altra maglia bassa per girare il mio lavoro e continuo lavorando una maglia bassa su ogni punto e sulla quinta maglia bassa lavoro una maglia bassa e un'altra per girare il nostro lavoro. E a questo punto, vedete, lavoro una maglia bassa in ogni riga. Ed ecco qui, e vado ovviamente a proseguire fino ad arrivare qui dove lavoro sempre 2 maglie basse e poi avrò completato ovviamente l'intero giro. Arrivo quindi, vedete, dove abbiamo iniziato da questa parte, entro sempre sulla prima maglia bassa, lavoro una maglia bassa e ne lavoro un'altra per girare il mio lavoro e poi una maglia bassa su ogni maglia bassa, completando le 5 maglie basse sul lato superiore. A questo punto tagliamo il nostro filo mi trovo, vedete, in questa maniera qui, entro da dietro sul punto subito dopo e poi entro al centro così e lo vado a nascondere all'interno.
Adesso vedete, noi dobbiamo isolare una parte centrale per i pannelli. Io devo avere sul lato circa 22 centimetri, che sarà il mio laterale, sia di qua, vedete, che da quest'altra parte. Ecco qui. Al centro invece vado ad isolare circa 30 centimetri. Avrò, per questi centimetri, io praticamente ho contato 35 maglie basse, vedete, dalla seconda maglia bassa conto 35 maglie basse e sulla 35esima metto il marcapunti. Faccio la stessa cosa di qua, 35 maglie basse e sulla 35esima metto un marcapunti. Al centro avrò tra un marcapunti e l'altro, vedete, 45 maglie basse e su queste 45 maglie basse andiamo a lavorare i nostri pannelli. Quindi vedete, io inizio dalla parte del dritto del lavoro. Qui ho la maglia, vedete, dove ho il marcapunti, io entro in quella dopo e mi aggancio in questa maniera qui. Lavoro una catenella, entro di nuovo, vedete, nello stesso punto e lavoro una maglia bassa ed entro in ogni maglia bassa e lavoro una maglia bassa. Lavoro una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare, vedete, al punto precedente all'altro marcapunti. Quando arrivo, vedete, alla maglia bassa prima del marcapunti, io ovviamente dove ho la maglia bassa non devo lavorare. Avrò lavorato 45 maglie basse. Adesso una catenella, giriamo sempre il nostro lavoro e semplicemente, vedete, in ogni maglia bassa io qui ho la catenella, entro subito nella prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa, lavorando sempre 45 maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto fino a completare la riga dove abbiamo iniziato. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto dove ho l'ultima maglia bassa, lavoro la mia ultima maglia bassa e di nuovo una catenella e giro, vedete, il mio lavoro. Dove qui ho la catenella, entro subito nel primo punto basso e lavoro sempre una maglia bassa su ogni punto, completando le 45 maglie basse. Io adesso vado a proseguire per un tot di righe e poi vi dico quante righe ho realizzato. Ho lavorato un totale di 34 righe, che in centimetri sono circa 22 centimetri. Adesso con il nostro filo andiamo a realizzare 2 manici, quindi metto su 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 e lavoro una maglia bassa in ogni punto e ho un totale di 4 maglie basse e semplicemente, vedete, una catenella, giro il mio lavoro e lavoro una maglia bassa in ogni punto e lavorerò un totale di 59 righe, lavorando sempre, vedete, una catenella, giro il lavoro e maglie basse. Lavorerò un totale di 59 righe, avendo questo risultato di 37 centimetri. Adesso che cosa devo fare? Mentre lavoro l'ultima riga, io lavorerò un totale di 35 righe, ho lavorato 34 righe, adesso su questa riga vado a posizionare i manici. Io ho 45 maglie basse, ho contato 22 maglie basse e sulla 23esima metto il marcapunti perché è il centro del mio lavoro. Adesso che cosa faccio? Vedete, conto 1 2 3 4 5 6 maglie basse, 7 e sulla settima metto un marcapunti così e poi conto
dal marcapunti 1 2 3 e 4 e metto un altro marcapunti. La stessa cosa faccio di qua, 1 2 3 4 5 6 e 7 e metto un marcapunti, 1 2 3 e 4 e metto un altro marcapunti. Ovviamente quella al centro la togliamo. Qui abbiamo il filo e andiamo a completare, quindi una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo le nostre maglie basse. Vedete, una catenella, giriamo il lavoro, maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, al primo marcapunti, prendiamo il nostro manico in questa maniera qui, vedete, tolgo il marcapunti, entro nella prima maglia bassa così e nella maglia bassa da questo lato e lavoro una maglia bassa così, entro nella seconda e nella seconda, vedete, di fronte e lavoro un'altra maglia bassa e di nuovo entro nella terza e di fronte lavoro un'altra maglia bassa, tolgo il mio marcapunti, entro nell'ultima maglia bassa e di fronte, non vi confondete, entrate in quella ovviamente non lavorata, e poi lavoro le maglie basse fino ad arrivare, vedete, da quest'altro lato. Quando arriviamo da quest'altro lato stendiamo bene, vedete, il manico in modo da metterlo in questa maniera qui e facciamo la stessa cosa, togliamo il nostro marcapunti, entriamo prima nella prima maglia bassa del manico e poi in quella del pannello e lavoriamo una maglia bassa nella seconda maglia bassa del manico e la seconda del pannello, terza maglia bassa del manico e terza del pannello, togliamo l'ultimo marcapunti ed entriamo nell'ultima maglia bassa del manico e del pannello e lavoriamo fino ad arrivare alla fine. Ed ecco qui, vedete che abbiamo già cucito il nostro manico al pannello. Adesso tagliamo un po' di codina, quindi tagliamo il nostro filo e lo andiamo a tirare in questa maniera qui. Ed è qui. Ovviamente adesso andiamo a ripetere la stessissima lavorazione anche da quest'altra parte, identica. Lavoreremo 34 righe di maglie basse, sull'ultima, la 35esima, andiamo a lavorare lo stesso manico. Una volta, vedete, che abbiamo completato entrambi i pannelli, così risulterà la nostra borsa. Adesso dobbiamo andare ovviamente a cucire i laterali. Adesso qui abbiamo, vedete, il dritto del lavoro e qui ovviamente abbiamo il rovescio. Dal dritto contiamo le 5 maglie, 1 2 3 4 e 5. Sulla quinta prendiamo un marcapunti e andiamo a fissarlo con il laterale, quindi il primo punto, vedete, il primo punto basso del laterale,
stessa cosa di qua, 1 2 3 4 e 5, e poi il primo punto del laterale dove abbiamo lasciato, vedete, anche la codina, e facciamo la stessa cosa anche da quest'altro lato, uguale, identico, 1 2 3 4 e 5, e con la prima maglia bassa del laterale del pannello, scusate, non del laterale, del pannello anteriore. E qui la stessa cosa, 1 2 3 4 e 5, marcapunti, qui abbiamo la codina per cucire e chiudiamo. E adesso ovviamente andiamo a cucire. Prima di iniziare a cucire e di unire i laterali, vi raccomando di andare a prendere la misura della fodera, perché per le meno esperte dopo sarà più difficile ovviamente poi andare a prendere la misura. Adesso guardate, io mi trovo qui, entro subito nel punto di fronte in modo da togliere il marcapunti. Ed ecco qui. Ok, guardate bene. Entro di nuovo per chiudere bene, quindi per saldare bene, e di nuovo da questo lato qui. E adesso accostiamo i pannelli, entriamo in un punto, io entro, guardate, in quello esterno di qua e di fronte, uguale di qua. Qui ho due asole, vedete, io prendo solo quella esterna, quando arrivo, vedete, alla fine lavoro gli ultimi punti e poi andiamo sempre a nascondere all'interno del lavoro il nostro filo. Quindi vedete, io ho cucito il primo laterale, adesso andate a cucire questo e ovviamente anche gli altri due. Una volta vedete che ho cucito i laterali, dobbiamo andare ovviamente a capovolgere la nostra borsa. Una volta vedete che abbiamo capovolto la nostra borsa, questo sarà il risultato. La cucitura, vedete, del laterale risulterà così e avremo già lavorato i manici alla borsa. Adesso andiamo a fare giusto qualche punto sul bordo della borsa. Ci agganciamo, vedete, su uno dei punti della borsa. Io mi aggancio sui punti, su questo, vedete, su quello centrale del laterale, una catenella e una maglia bassa. Su questa maglia bassa metto un marcapunti.
Adesso guardate, io mi trovo in questa linea qui, entro nella maglia bassa subito dopo e lavoro una maglia bassa e lavoriamo maglie basse su ogni punto. Arriviamo, vedete, dove abbiamo il manico, e anche qui semplicemente sulle maglie basse lavoriamo la maglia bassa. Vedete, prendiamo semplicemente la maglia bassa e la lavoriamo. Adesso andate a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo l'altro laterale. Arriviamo, vedete, dove abbiamo il laterale e semplicemente sulle maglie basse lavoriamo le maglie basse. E subito, vedete, sulla maglia bassa del pannello in questa maniera, e andiamo a proseguire fino al marcapunti. Arrivati al marcapunti semplicemente lo togliamo, entriamo all'interno della maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. A questo punto vedete semplicemente maglia bassa su ogni maglia bassa. Adesso andrò a lavorare un totale di 4 righe a maglia bassa. Quando arrivo al marcapunti semplicemente lo tolgo, faccio la maglia bassa e rimetto il marcapunti. Una volta che ho completato le mie 5 righe avrò un bordo di 1, 2, 3, 4 e 5 di circa 4 centimetri. Adesso al marcapunti, il punto precedente, vedete, del marcapunti, sfiliamo il nostro filo e andiamo a chiudere la lavorazione. Guardate, io mi trovo così, salto questo punto ed entro in quello dopo da dietro e chiudo in questa maniera, entro al centro e dietro, ed ecco qui, vedete, aggiustiamo nelle mani che non c'è più lo scalino. E a questo punto vedete la nostra borsa è terminata. Adesso io andrò a posizionare una cerniera. Di questa cerniera io già vi ho fatto un tutorial, quindi nel box informazioni vi metto il tutorial di come realizzarla e di come andarla poi a posizionare alla borsa. Io vi ringrazio come sempre di seguire i miei tutorial, vi saluto e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial.